Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale e ti propongo questo quesito di matematica ricreativa. La figura mostra la mappa di un parco divertimenti. Tutte le zone del parco sono collegate tramite un percorso costituito da 33 viali rettilinei, schematizzati con segmenti di colore blu che permettono di accedere alle varie attrazioni situate nelle zone colorate. All'ingresso del parco ti viene consegnata una mappa e ti vengono proposte due opzioni. Con l'opzione A puoi pagare il biglietto di 45 euro, entrare e rimanere per l'intera giornata. Con l'opzione B, invece, puoi pagare solamente 5 euro e tentare di colorare i viali sulla mappa del parco, partendo da un incrocio qualsiasi a tua scelta, senza mai staccare la penna dal foglio. Ogni segmento, dunque, dovrà essere percorso e colorato una sola volta. Il tempo per trovare una soluzione è di 5 minuti, allo scadere dei quali dovrai inserire su un terminale dedicato la soluzione trovata e, se sarà quella giusta, potrai ricevere un biglietto gratis, altrimenti dovrai pagare i 45 euro per entrare e quindi la tua spesa complessiva sarà di 50 euro. Se tu fossi il visitatore, saresti in grado di entrare spendendo solo 5 euro? Per facilitarti il compito, ti do la possibilità di stampare la mappa del parco, così potrai tentare di risolvere il quesito anche con carta e penna, oppure proporlo ai tuoi amici. Ti consiglio di mettere in pausa e di provare tu a disegnare il percorso con un unico tratto, senza mai staccare la penna dal foglio. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Com'è andata? Spero tu ci sia riuscito. Adesso ti mostro la soluzione che ho trovato io e ti spiego anche come mi è venuta l'idea di disegnare questa mappa, così capirai com'è stato facile risolvere il quesito. Mi raccomando però, non perderti la parte finale di questo video, poiché ti fornirò alcune informazioni utili sui grafi che ti permetteranno di risolvere agevolmente problemi di questo tipo, oppure di capire subito se si tratta di problemi impossibili, evitandoti così di perdere tempo con tentativi inutili. Sei pronto? Si parte! Fatto! L'idea di questa mappa mi è venuta a partire da un ipotrocoide, che è la curva tracciata da un punto che si trova su una circonferenza che rotola senza strisciare all'interno di una seconda circonferenza, solitamente più grande della prima. Puoi trovare facilmente informazioni su tale curva e anche la sua equazione in forma parametrica su internet. Successivamente ho eliminato l'arco superiore dell'ipotrocoide in modo da creare due nodi di ordine dispari, capirai fra poco di cosa si tratta, e in questo modo sono riuscito a rendere un po' più difficile la soluzione del quesito. Prima di concludere, ti voglio fornire le informazioni utili sui grafi che ti ho promesso prima di mostrarti la soluzione del quesito. Una figura come quella che rappresenta la mappa del parco divertimenti, formata da punti e da linee che li congiungono, si chiama grafo. I punti si chiamano nodi del grafo. Le linee si chiamano archi, oppure lati o segmenti o spigoli del grafo. Il numero di archi che escono da un nodo si chiama ordine del nodo. Ad esempio, questo è un nodo di ordine 2, quindi di ordine pari. Quest'altro è di ordine 3, cioè di ordine dispari, e quest'ultimo è di ordine 4, quindi nuovamente di ordine pari, poiché da esso escono 4 archi. Un cammino euleriano è un percorso su un grafo che attraversa tutti gli archi esattamente una sola volta. Quando abbiamo colorato la mappa del parco, abbiamo tracciato una spezzata con un solo tratto di penna senza ripassare su una linea già tracciata e dunque abbiamo percorso un cammino euleriano in un grafo.
Se o quando ti capiterà di dover risolvere nuovamente problemi di questo tipo, potrà esserti utile ricordare 3 cose importanti. La prima è che i grafi che hanno tutti i nodi di ordine pari si possono tracciare con un solo tratto continuo, partendo da un nodo qualunque e tornando al nodo di partenza. Dunque, è sempre possibile risolvere un grafo che possiede tutti i nodi di ordine pari. La seconda è che i grafi che hanno esattamente 2 nodi di ordine dispari e tutti gli altri di ordine pari si possono tracciare con un solo tratto continuo, partendo da un nodo di ordine dispari e arrivando all'altro, esattamente come è capitato nella soluzione di questo quesito, in cui gli unici 2 nodi di ordine dispari sono quelli nella parte alta del circuito. Ed infine la terza è che i grafi che hanno più di 2 nodi di ordine dispari non hanno un cammino euleriano e dunque, se la mappa proposta nel quesito avesse avuto 3 o più nodi di ordine dispari, non avremmo nemmeno tentato di iniziare a risolverla, poiché ci saremmo trovati di fronte a un quesito impossibile. A titolo informativo, queste proprietà dei grafi sono state dimostrate da Leonhard Euler e Karl Hierholzer. Con questo abbiamo concluso. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like e a condividerlo con gli amici. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolvere il quesito, se hai trovato una soluzione diversa, magari più veloce, e se vuoi che pubblichi altri video di questo tipo. Se non l'hai già fatto, ti invito anche a considerare l'opportunità di iscriverti al canale e di attivare la campanella, in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e ti invito a visitare il canale, su cui troverai molti tutorial didattici e ricreativi. Ti aspetto! Ciao!